Ciao a tutti, umani, alieni e mostri di ogni sorta. Se seguite i miei social media, magari avete visto che un po' di tempo fa volevo comprare dei libri di una scrittrice, Fitzgerald McCarthy. Ieri i libri sono arrivati e io ho il cuore infranto, assolutamente spezzato, ma non per come uno potrebbe pensare, perché i libri hanno qualche difetto, anzi, i libri sono in ottime condizioni. Ma siccome è una lunga storia, la prendo dall'inizio. Questa qua è una trilogia che ho letto da bambina. Mi era piaciuta tantissimo, mi ricordo che ne ero estremamente affascinata. Però naturalmente all'epoca l'avevo letta in italiano. Ed era da un po' che avevo voglia di comprarla in inglese. Ma siccome il mio scaffale dei libri da leggere è sempre sovraccarico, non avevo molta fretta. Pensavo che sarebbe stato facile, no? In un qualsiasi negozio di libri online, in una qualsiasi libreria online, pensavo che li avrei trovati. Quindi un po' di tempo fa ho deciso di comprarli e non è facile per niente, viene fuori. Ho scoperto che purtroppo questi libri non vengono più stampati e sembra che non vengano più stampati da già un bel po'. Quindi ho dovuto cercare nel mercato dei libri usati. Ho cercato su Amazon, ho cercato su AbeBooks. Il problema è che veramente non voglio comprare da Amazon, se posso evitarlo. Non ho mai comprato da Amazon fino ad ora e non volevo cedere, semplicemente perché volevo dei libri, anche considerato che avrei benissimo potuto trovarli formato ebooks. È che sono una persona che ama la carta. AbeBooks era una possibilità, però mi faceva comprare da molte librerie diverse e mi sembrava una cosa poco pratica, anche perché poi arrivano in tempi diversi, eccetera, eccetera. E preferisco in generale comprare dal negozio direttamente, se posso. Quindi ho cercato le librerie che erano listate da AbeBooks e ho trovato questa che si chiama Nerman's Books e è un'oscura piccola libreria canadese che vende libri usati e anche oggetti d'antiquariato, se non sbaglio. E il sito pure quello è d'antiquariato, è dell'anteguerra. Vecchissimo, fatto malissimo. Quando ho fatto l'ordine, ho cercato di pagare, ho scoperto che non potevo pagare con la carta. Dovevo fare un bonifico se mi inviavano i dati della libreria tramite mail, direttamente tramite mail. Alla fine sono riuscita a pagare con PayPal, ma insomma, quale negozio al giorno d'oggi online non ha il modo per farti pagare con la carta? Nessuno, appunto. Però tramite mail erano molto carini e disponibili e ho pensato che forse magari non sono persone più giovanissime che gestiscono la libreria e magari non hanno pensato ad aggiornare il sito un pochino. Però ho deciso di dar loro fiducia, anche se temevo che mi sarebbe arrivato chissà che cosa, libri assurdi o magari libri in condizioni pessime, anche se avevo chiesto e mi avevano detto che le condizioni erano buone. Tra l'altro ho anche sognato che mi arrivavano libri sbagliati, immaginate la tensione. Però insomma ieri sono arrivati e sono in condizioni ottime, quindi vi consiglio Nerman's Books se mai volete comprare libri usati, soprattutto in inglese, visto che è francese immagino, visto che è una libreria canadese. Ero felicissima, pensavo di avere finalmente risolto questa cosa, che avessi i libri di questa scrittrice, Fitzgerald McCarthy, e che non dovessi pensarci più, anche se è un peccato che non siano più stampati. Questa è la trilogia che ho letto da piccola e questi qua due sono gli ultimi due libri che ha scritto lei. E ho deciso di comprarli proprio mentre stavo cercando questi tre. Ho scoperto dell'esistenza di questi due e ho pensato, beh, visto che non vengono più stampati, è meglio comprarli subito, no? Visto che la scrittrice mi piace, o almeno mi piaceva quando ero piccola. E avevo buoni gusti anche da piccola. Quindi l'ho comprati. E ieri mi sono messa a sfogliarli un po' per curiosità. Questo è il primo, si chiama The Fire Demons, facente parte della serie The Mole Wars. E questo è il secondo, The Black Pyramid. Però ho notato subito una cosa strana, che su questo, che è il secondo, non c'è scritto secondo e ultimo libro della serie The Mole Wars,
che è un po' strano, perché di solito c'è scritto chiaramente quando il libro è l'ultimo. Quindi mi sono messa a cercare su internet e ho scoperto con orrore che c'è un terzo libro, o meglio, avrebbe dovuto esserci un terzo libro. E ho pensato, vabbè, scema io che non ho controllato, giusto? Semplice, cercheremo anche il terzo libro usato. Seconda scoperta, altro orrore. Il terzo libro non è mai uscito. Cioè, vi rendete conto, ho i primi 2 libri di una serie, di una trilogia, e non ho il terzo. Mi è venuto un infarto e ho cercato dappertutto, ma questo libro veramente non è mai uscito, anche se ha già un ISBN, un codice ISBN. Allora ho detto, caspita, non è possibile. Ho cercato informazioni, ho scoperto che il terzo libro avrebbe dovuto uscire nel 2009, quindi stiamo parlando di 11 anni fa, che è un po' tantino. Nel 2008 ho addirittura letto o meglio, ho letto addirittura un'intervista dell'autrice nel 2008, quindi solo un anno prima che il libro uscisse, o un anno prima di quando il libro sarebbe dovuto uscire. E non c'era niente in questa intervista che lasciasse pensare che l'autrice avesse intenzione di ritirarsi o che ne so. E poi niente, basta, fine. Nessuna informazione. L'autrice è caduta in un buco nero, sparita. Il suo sito è morto stecchito, non funziona più. I link di Facebook non funzionano più, ne ho trovati in giro, ma niente, zero. Sulla Harper Collins, il sito della casa editrice, che fra l'altro è una casa grande, quindi seria, immagino, ci sono 2 o 3 righe su questa autrice. Non si trova niente, semplicemente nome e cognome, che è laureata in legge e che ha scritto sta trilogia. Fine. Porca miseria, non ci posso credere. Ho fatto tutto sto casino per comprare sti libri e alla fine scopro che ho una trilogia mozza. Ah, è tremendo, è l'incubo di tutti gli amanti dei libri, penso. E adesso mi tocca leggerli, fra l'altro, perché sono qui e non esiste che io non li legga. Anche perché mi ricordo che, insomma, questi libri mi piacevano tantissimo, quindi immagino che anche questi 2 probabilmente mi piaceranno. Ho letto anche delle revisioni che, insomma, sono buone. Ah, è tremendo. È terribile, ragazzi, non ci posso credere. E mi sarebbe piaciuto sapere di questa cosa prima di comprare sti cazzo di libri. Mi sarebbe piaciuto che sulla Harper Collins ci fosse scritto: vabbè, il terzo libro non è mai uscito per questa e quell'altra ragione, ci dispiace, fine. E invece no, capito? Non c'è niente. Ti fanno credere che ci sia tutto. Anzi no, devo dire che l'Harper Collins non ti fa credere che ci sia tutto, perché menziona solo questi. Però ha pubblicato questi 2 qua e insomma mi aspetterei che ci fossero queste informazioni e invece niente. Spero fra le tante che l'autrice stia bene, spero che non sia morta o che ci sia stata qualche tragedia familiare o qualche tragedia in generale per cui ha smesso di scrivere. Spero che sia semplicemente perché magari ci sono stati dei disaccordi con la casa editrice, o spero che sia perché si è rotto il cazzo e ci ha detto: guardate, andate tutti a fare in culo, la serie finitevela voi, fine, non me ne frega niente. Che è legittimo, ma mi sarebbe piaciuto saperlo un poco prima. E ho pure scritto alla casa editrice quando si dice testardaggine, alla Harper Collins intendo, ma non ho speranze, non molte almeno, perché se le informazioni non ci sono fuori adesso non vedo perché dovrebbero darle a me. Probabilmente non mi risponderanno mai, o magari mi diranno: no, niente, non possiamo dirti nulla, il libro non c'è, fine, fattene una ragione. Fra l'altro potrei dare vita a una teoria del complotto in cui ipotizzo che la scrittrice sia stata rapita dagli alieni, perché questi 2 libri qua, questi sono la prima trilogia, è più una classica trilogia fantasy, elfi, nani, tutte quelle cose lì, ma questi 2, da quel poco che ho letto, sono di fantascienza e ci sono appunto gli alieni che invadono la Terra, eccetera eccetera. Quindi chissà, magari l'hanno presa male. Se per farsi rapire dagli alieni basta scriverne, sono a posto, che dire, visto che anch'io ne scrivo. Speriamo bene, non vedo l'ora. E comunque non vi preoccupate per me, se crepo, se vengo rapita dagli alieni, non vi troverete con trilogie incompiute.
Il mio libro che sto per pubblicare ha un inizio e una fine nello stesso volume. Se un giorno mi dovessi trovare a scrivere serie, mi premurerò di finirle prima di pubblicarle, così non faccio prendere un colpo ai miei poveri lettori, che per il momento ancora non esistono, ma sono convinta che esisteranno. Anche perché, avete mai pensato, è un bel rischio pubblicare i volumi di una serie prima di averla completata del tutto. E se ho fatto un casino nei volumi precedenti? Io ho scritto un libro per ora, o meglio 2, solo che il primo faceva cagare. Ma in questo libro che sto scrivendo adesso, che sperabilmente fa un po' meno cagare, ho dovuto tornare indietro mille volte per correggere errori che avevo fatto nelle parti precedenti e per farle combaciare, naturalmente, per non avere contraddizioni. Quindi se avete pubblicato dei volumi prima e avete fatto degli errori, siete fottuti, non potete mica cambiarli. Io ho dovuto già correggere 200.000 cose in un libro solo, figuriamoci se scrivessi più volumi. No. Finire prima, pubblicare dopo. Ci vuole il tempo che ci vuole. A proposito di pubblicazioni, il mio libro, come ho menzionato, Se i fatti vogliono, uscirà fra circa un mesetto, direi, magari un po' meno, ma non siamo troppo ottimisti, visto che l'ho rimandato già un bel po' di volte, a causa semplicemente del fatto che devo lavorare. Io ho lavorato molto recentemente, quindi non ho avuto molto tempo per scrivere. Se volete supportarmi, iscrivetevi al mio canale YouTube e soprattutto, visto che su YouTube non pubblico tantissimo, iscrivetevi ai miei social media, Facebook, Twitter, WordPress. Magari lasciatemi un like, sarei felicissima, condividete qualche post. Ogni supporto è molto ben accetto, visto che a differenza di Fitzgerald e McCarthy non ho nessun contratto con nessuna casa editrice importante e quindi mi tocca fare tutto da me. E se mi date una mano mi rendete molto felice. Vi ringrazio per la visione, per aver condiviso la mia frustrazione. Se mai dovessi venire a sapere qualcosa in più su questo fantomatico, misterioso terzo libro, ve lo dico, anche se non penso proprio. E per oggi è tutto, vi saluto. Ciao ciao!